Salve a tutti, bentrovati. Per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come cambiare la cinghia di trasmissione e i rulli del variatore di questo Beverly 350 nuovo di zecca. Infatti proprio stamani l'ho ritirato dal concessionario e subito l'ho smontato per realizzare questo tutorial. Di solito chi compra uno scooter nuovo non vede l'ora di guidarlo, io invece non vedevo l'ora di smontarlo. Ovviamente la prima cosa da fare è staccare la batteria. Per fare questo è sufficiente anche scollegare solo il polo negativo. Ora dobbiamo rimuovere questa cover di plastica. Useremo un cacciavite a taglio per togliere questo sportellino. Poi con chiavino Torx sviteremo questo perno. Adesso con una chiave a bussola da 8 sviteremo questo perno. Eccolo qua. Con la stessa chiave andremo a rimuovere questi altri due perni che sono leggermente più lunghi e si trovano qua in questo punto. Ok, questa copertura di plastica è libera e possiamo anche toglierla. Adesso dobbiamo rimuovere il perno della puleggia condotta, eccolo qua. Per fare questo userò una chiave a bussola da 15. In questa fase è necessario utilizzare una pistola pneumatica, quindi con una mano manteniamo la ruota per non farla girare e con l'altra mano azioniamo la pistola. Mi raccomando, quando utilizzate la pistola regolate l'uscita della pressione dell'aria al massimo, altrimenti i perni non vengono via. Ora dobbiamo svitare tutti i perni del carter della trasmissione. Prima di fare questo dobbiamo spostare questa scatola nera in alto e sarebbe dove sta il filtro dell'aria, e ci sono due perni da svitare che si trovano in questo posto. Per fare questo sto usando sempre una chiave a bussola da 8. Attenzione, il perno di destra è un po' più corto rispetto a quello di sinistra ed è anche di colore scuro. Con un po' di spago andremo a legare la scatola del filtro dell'aria un po' più in alto in modo da avere più spazio di manovra. Ora con una chiave a bussola da 8 andremo a svitare tutti i perni del carter della trasmissione. Questi perni sono 11 e sono tutti della stessa lunghezza. I perni sono stati rimossi, ora possiamo togliere anche il carter. Ora dobbiamo svitare questo grosso dado del variatore, eccolo qua. Per fare questo userò una chiave a bussola da 21. Ovviamente per farlo dobbiamo utilizzare sempre una pistola pneumatica come questa con la pressione al massimo. Ecco, con una mano manteniamo la puleggia e con l'altra utilizziamo la pistola. A questo punto, dopo aver rimosso il dado da 21, troveremo due rondelle. Ecco, questa è la prima, che è la più spessa se vedete, e l'altra è più sottile, sta dietro. Eccola qua. Bene, ora possiamo rimuovere la prima semipuleggia del variatore. Eccola qua. Dietro la prima semipuleggia troveremo un'altra rondella. Eccola. Questa qua è molto sottile.
Bene, ora possiamo estrarre la puleggia condotta e la cinghia tirando soltanto, molto semplice. Da notare che la cinghia ha un verso di rotazione, guardate? Bene, infatti il motore gira in questo senso. Ora dobbiamo estrarre il mozzo spinotto dalla seconda semipuleggia, quindi con una mano la manteniamo ben ferma perché questa è formata da due pezzi per non farla aprire e con l'altra estraiamo lo spinotto. Ecco, questo è lo spinotto. Bene, ora infiliamo le dita dietro a questa seconda semipuleggia perché, come vi ho detto, è formata da due pezzi e tiriamo tutto fuori. Molto semplice. Facciamo questo per non far cadere i rulli che ci sono all'interno. Per accedere ai rulli dobbiamo rimuovere questo piattello. Eccolo qua. Ora guardate, questi triangolini di plastica si chiamano cursori. Su questo scooter, come vedete, ce ne sono 4. Bene, ogni volta che cambiate i rulli dovete cambiare anche i cursori. Fate attenzione, i cursori hanno un verso di montaggio. Guardate, ora lo tolgo, lo giro e tento di metterlo e non entra. Quindi non possiamo sbagliare, possono essere installati solo in un verso. Da notare che il rivestimento in plastica dei rulli è un po' particolare. Guardate, da questo lato è più aperto e da quest'altro è più chiuso. Questo perché hanno un verso di rotazione. Infatti guardate, questo è il senso di rotazione del variatore e i rulli vanno sempre installati nel modo che vi sto mostrando. In alto alla vostra destra ora vi metto una foto per farvi capire meglio. Guardate, quindi i rulli vanno posizionati con la parte scoperta evidenziata da questa freccia gialla rivolta sempre verso il senso di rotazione del variatore. Allora mi spiego meglio. Il variatore gira in questo modo e in questo verso va posizionata la parte più aperta dei rulli. Semplice. Mi scuso se mi ripeto, ora vi mostro per l'ultima volta il corretto posizionamento dei rulli. Allora, questa è evidenziata dalla freccia gialla e la faccia del rullo più scoperta. Bene. Questa va sempre messa posizionandola rivolta verso il senso di rotazione del variatore. Mi raccomando, i rulli non vanno mai assolutamente lubrificati quando li posizionate nella semipuleggia. Come escono dalla confezione che avete acquistato, così devono essere installati. Ovviamente rispettando il senso di rotazione che vi ho mostrato prima. Adesso inseriamo il mozzo nella bocca della semipuleggia in questo modo e poi con le dita teniamo uniti la semipuleggia e il piattello. In questo modo, guardate, vi ho messo le frecce gialle per evitare che i rulli si spostano all'interno. E poi piano piano installiamo il tutto sull'asse dell'albero motore. Anche il mozzo che abbiamo appena installato non va ingrassato assolutamente. Se volete potete mettere giusto un filino di olio, ma giusto un filino. Bene, ora puliamo la semipuleggia per evitare di sporcare la cinghia di trasmissione, altrimenti slitterebbe. Ok, questa è la puleggia condotta, sarebbe quella che si trova sul mozzo della ruota posteriore. Bene, con piccolo cacciavite metteremo una punta di grasso all'interno di questo foro nel quale si trovano i cuscinetti a rulli. Il grasso l'ho messo, adesso posso anche installarla. La cinghia di trasmissione va cambiata ogni 20.000 km. Comunque, se volete verificare se la vostra è ancora in buono stato, dovete girarla in questo modo e piegarla. Se notate nel punto in cui vi ho messo questa freccia gialla,
Se notate delle crepe, allora vuol dire che è arrivato il momento di cambiarla. Comunque la cinghia, ricordatevi, va sostituita sempre ogni 20.000 km. Come già vi ho accennato, la cinghia ha un verso di rotazione evidenziato da queste freccette bianche stampate su di essa. Bene, queste devono essere sempre rivolte nello stesso verso di rotazione del motore. Vi consiglio di rimuovere il grasso in eccesso per evitare che vada a finire sulla cinghia. Rimettiamo la rondella e diamo una pulita alla seconda semipuleggia del variatore. Mi raccomando, cerchiamo di lavorare sempre con le mani pulite. Ora mettiamo la rondella sottile, eccola qua, ci diamo una pulita, e poi quella più spessa. Vi ricordo che in questo punto le rondelle sono due. Con un po' di diluente alla nitro vi consiglio di rimuovere il grasso in eccesso dalla filettatura dell'albero motore. Potete usare anche qualche altro prodotto purché pulite bene, perché dobbiamo mettere in questo punto un po' di frenafiletti per bloccare bene il dado. Eccolo qua, questo è il frenafiletti forte che userò. È sufficiente mettere soltanto qualche goccia e poi avvitare il dado. Ora, prima di stringere il dado del variatore con la pistola ad aria compressa, giriamo il motore a mano di qualche giro e smuoviamo un po' la cinghia di trasmissione per far accostare bene le due semipulegge, altrimenti lo spessore della stessa cinghia potrebbe opporre resistenza a questo dado quando poi andremo ad avvitarlo. Le due semipulegge sembrano perfettamente accostate e la cinghia è in sede. Ora posso stringere bene con la pistola. Per stringere metto questa manopola sulla pistola al massimo, eccola qua. E poi anche la pressione d'uscita sul compressore, quella dell'aria, deve essere al massimo per avere la massima potenza. Mi raccomando, azionate la pistola solo per 4 o 5 secondi, non è il caso di insistere più di tanto per evitare di rovinare la filettatura. Questo carter è fissato con 11 perni, eccoli qua. Bene, per stringerli dobbiamo usare una chiave a bussola da 8. Anche sul prossimo perno che ora stringerò, eccolo qua, metterò la manopolina sulla pistola al massimo e regolerò l'uscita dell'aria sul compressore al massimo. Mi raccomando, azionate la pistola solo per 4 o 5 secondi. Per fissare il filtro dell'aria userò questi due perni, il più lungo a sinistra e il più corto a destra. Per fare questo userò sempre una chiave a bussola da 8. Carissimo amico, volevo dirti che se hai timore di riparare il tuo scooter perché non te la senti o magari perché hai commesso qualche errore in passato, sappi che è normale, perché nessuno è nato già imparato. Se ti informi bene su cosa fare e se ne hai voglia, anche tu puoi raggiungere degli ottimi risultati. Quindi non aver paura e provaci. Poi magari se al lavoro iniziato ti troverai davvero in difficoltà, allora ti rivolgerai a un professionista che completerà il lavoro che hai iniziato. Ok, detto questo, infine ricolleghiamo il polo negativo della batteria che abbiamo rimosso all'inizio di questo video.
Bene ragazzi, ora seguitemi che vi farò vedere una bellissima cosa. In questo momento mi trovo a Napoli e precisamente sono nel quartiere Scampia di Secondigliano. La prima cosa che volevo mostrarvi è questo magnifico murales che raffigura Angela Davis, una nota attivista del movimento afroamericano. Guardate qua che meraviglia! Bene, questo capolavoro è stato realizzato dal grande artista di fama internazionale che si chiama Jorit, nato proprio qua a Napoli. Anche quest'altro murales che ora vi mostro è stato realizzato da Jorit. Questa volta ha riprodotto il grande regista italiano Pierpaolo Pasolini. Guardate qua che spettacolo! Sono davvero senza parole. Allora ragazzi, ritorniamo a noi, lo scooter va benissimo, il collaudo è andato a buon fine e quindi possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!